Perché preferiamo acquistare una ristampa di un disco che già conosciamo a memoria piuttosto che andare alla scoperta di musica nuova? E questo succede perché la musica di oggi fa schifo oppure perché ci stiamo rinchiudendo sempre di più nella nostra zona di comfort cullati dall'algoritmo? Beh, c'è un po' di tutto anche in questa puntata dei miei ultimi acquisti, imbastita seguendo i ricordi ma scoprendo anche belle realtà odierne da valorizzare. E a proposito di ricordi, ricordatevi che Vinilicamente è anche su Telegram, dove ogni giorno vi segnalo le migliori offerte e i pre-order più caldi, naturalmente selezionati da me. Più avanti nel video vi farò vedere le offerte di cui ho usufruito anche io. Tutti i link ai vari canali Telegram di Vinilicamente e al mio store sono qui sotto in descrizione. Non ce la faccio, troppi ricordi, le canzoni stonate a squarciagola mentre vado al lavoro, i chilometri fatti in solitaria e in compagnia per andarli a vedere dal vivo, data su data. È con il suicidio dei Samurai che il mio amore già vivace per i Verdena diventa veramente importante, non totalizzante, perché non sono mai stato monotematico negli ascolti e credo che in questi anni ve ne siate accorti, però di sicuro da qui per qualche anno in avanti i Verdena saranno in cima alle mie preferenze. D'altra parte, fin dal videoclip di Luna, il primo singolo, si capisce che i Verdena hanno ingranato la quarta. C'era già stata una crescita importante nel secondo album, Solo un grande sasso, la ruvidità adolescenziale si era tramutata in qualcosa di più profondo ed inquieto, qualcosa che aveva bisogno di brani lunghi per esprimersi al meglio, ma è con il suicidio dei Samurai che il sound che sprigionano diventa una cosa solo loro e che solo loro possono capire e decidere come far venire alla luce. Nessun produttore esterno, infatti, dopo l'esperienza con Giorgio Canali e Manuel Agnelli, qui ci pensa Alberto Ferrari. Gli scettici che vedono i Verdena come una brutta copia, per lo più italiana, dei Nirvana, continuano a snobbarli, salvo poi incensarli anni dopo quando si renderanno conto che la band sposta copie e click. Il solito squalido cliché della salita sul carro del vincitore. Ma torniamo a bomba. La produzione di Alberto Ferrari non è perfetta, però è funzionale al sound che la band vuole esprimere in quel momento, un impatto ipermuscoloso in cui viene definitivamente valorizzata la mostruosità tentacolare di Luca Ferrari alla batteria, e chi li ha visti live in quel periodo sa bene quanto fosse determinante, così come era stato determinante l'ingresso in formazione di Fidel Fogaroli alle tastiere, che riusciva ad arricchire di sfumature inedite la potenza di fuoco del trio bergamasco. Arriverà poi Requiem con un altro cambio di prospettiva e succederà così ad ogni album, almeno fino ai 2 volumi di End Cadence, con noi appassionati felici di essere sorpresi ad ogni nuovo giro di giostra. Ma è proprio il suicidio dei Samurai a farmi pensare cazzo che band, e mentre lo riascoltavo per buttarmi giù questi pensieri e valutare la bontà della ristampa, sentivo risalire quel fuoco che mi faceva urlare a squarciagola in macchina 20 e passa anni fa. Il remaster, curato dallo stesso Alberto Ferrari in compagnia di Giovanni Versari, pompa come si deve questo capolavoro del rock italiano, ed anche la stampa è per lo più silenziosa, con una buona dinamica, migliore della versione rimasterizzata in CD. Per dovere di cronaca devo anche dire che la prima ristampa di questo disco, quella del 2015, si difende ancora bene, pur essendo su vinile singolo, questo è doppio, è risalente ad un periodo storico in cui, perlomeno in Italia, veniva data poca attenzione alla resa audio. Meno bene per artwork e prezzo, l'ho detto e lo ripeto, le edizioni anniversary di album importanti andrebbero accompagnati a qualcosa che valorizzi l'opera. Qui ci si è limitati a modificare l'impaginazione di testi e foto. Più avanti nel video ci sarà un'altra pubblicazione costosa, ma perlomeno in quel caso è stato dato qualcosa in più all'appassionato.
ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo, mi aiuta a realizzare altri contenuti come questo. E poi qui sotto nei commenti fammi sapere la top 3 ragionata dei tuoi ultimi acquisti, cioè i 3 ultimi acquisti preferiti tuoi, motivandoli qui sotto nei commenti. Ogni anno quando ci stiamo avvicinando a Sanremo mi vengono in mente le canzoni che mi sono piaciute di più, le ospitate più emozionanti, i momenti trash più epici. E dai, e ci siamo un'altra volta, dai. Ogni anno mi vengono in mente i Subsonica con tutti i miei sbagli, La Croce di Alessio Bonomo, La prima volta di Carmen Consoli, Il cartonato dei Blair, Le disavventure di Pippo Baudo e tanti altri, ma c'è un ricordo che più di ogni altro mi fa venire i brividi ed è l'ospitata di Bruce Springsteen nel 1996 per la promozione dell'album The Ghost of Tom Joad, uscito pochi mesi prima, nel novembre 1995. Per lui succede una cosa mai vista e che non si vedrà mai più. La sua performance, ovviamente live, viene sottotitolata su espressa richiesta del boss, così come su sua richiesta si esibisce in apertura durante la prima serata, aprendo di fatto quell'edizione. Ebbene, qualche giorno fa, sull'onda del ricordo, stimolato dalla marea di notizie sul festival che cresce giorno dopo giorno, mi sono detto: voglio riascoltarmi quel brano sul mio impianto, poi magari anche tutto l'album, ma intanto quello è obbligatorio. Vado alla S, scorro tra tutti gli album in collezione e non lo trovo. Impossibile. Sì, in CD ce l'ho, ma voglio ascoltarmi il vinile. Controllo anche su Discogs, dove salvo tutti gli album della mia collezione. Niente anche su Discogs. Mi sembra strano. Però, facci la presa, Johnny! Lo compro, appena arriva lo metto su e nelle prime 2 tracce è tutto uno scricchiolio. E qual è il brano che apre l'opera? Ovviamente The Ghost of Tom Joad. Non mi rovina il godimento, però è un peccato, perché questo, se non lo sapete, è un album prevalentemente acustico, quindi un tipo di album in cui la stampa deve essere obbligatoriamente silenziosa. The Ghost of Tom Joad arriva, come dicevo prima, nel 1995, a 3 anni dal binomio di Human Touch e Lucky Town, 2 album massacrati un po' ovunque, che di certo non sono il culmine dell'arte del boss, ma neanche così pessimi come ce li hanno venduti. È un album che non ha sempre lo stesso livello della title track, ma basta davvero quel brano a giustificare l'acquisto. Io ho ancora scolpita nella memoria quell'esibizione sul palco di Sanremo. Sitting down here in the campfire, searching for a ghost of Tom Joad. Tanto amati quanto odiati, è innegabile che i Dream Theater abbiano scritto la storia del progressive metal, così come è innegabile che ci sia un prima e un dopo Images and Words, il secondo album della band americana, pubblicato in origine nel luglio 1992. Un album imperdibile per ogni amante del metal e del progressive, che grazie a Rhino torna oggi con una bella ristampa su vinile trasparente che suona bene e ci ricorda quanto fosse alta e potente la vetta raggiunta dall'estero di John Petrucci, Mike Portnoy, Kevin Moore, John Myung e James Labrie. La stessa formazione che pubblicherà un'altra grande opera nel 1994, Awake, per poi dover rimpiazzare l'abbandono del tastierista Kevin Moore. Tra l'altro questo è l'album con cui ho iniziato ad ascoltare i Dream Theater, proprio per l'approccio più duro rispetto ad Images and Words, nel senso che nel 94 ascoltavo tanto grunge e tanto metal e Awake fu la classica ciliegina sulla torta, una gran bella scoperta avvenuta grazie a uno scambio di cassette tra amici appassionati di musica. Tra le recenti ristampe di Rhino ho preso anche quello che da molti è considerato l'ultimo vero capolavoro dei Dream Theater, ossia Metropolis Part 2, e poi attendiamo curiosi il nuovo album in arrivo a breve, che vede il ritorno in formazione del figliuolo prodigo Mike Portnoy. Tutte queste ristampe arrivano su vinile trasparente, non 180 grammi, a dimostrazione che la qualità audio non dipende
dalla grammatura del vinile, visto che la resa è molto buona e la stampa silenziosa. Beati quelli che l'hanno preso in pre-order dopo la mia segnalazione su Telegram, perché al momento sono tutti sold out. Se volete sapere quando torneranno disponibili, seguite il canale Telegram dedicato ai vinili che è linkato qui sotto in descrizione. In occasione del trentennale della pubblicazione originaria, torna con una nuova ristampa molto attesa SXM, il primo ed unico album dei Sangue Misto, senza dubbio un imperdibile dell'hip hop italiano che ancora oggi viene idolatrato tanto dagli appassionati quanto dalla critica e preso ad esempio dai colleghi rapper. Deda, Neffa e DJ Graff sono entrati per sempre nella storia della musica italiana per aver composto in scioltezza un album in cui il mood varia dalla denuncia di un'Italia che si è consegnata a Berlusconi alla fattanza, al preso bene dopo un cannone. Senza rendersene conto, e forse proprio perché è un disco nato senza pensare al dopo, SXM rappresenta perfettamente l'Italia degli anni 90, sia musicalmente, sia socialmente, politicamente e culturalmente. Non ci sono strategie, ci sono solo tre guaglioni che vogliono trasmettere qualcosa che gli sta a cuore tra una canna e l'altra, senza andare a rovistare nell'impegno politico a tutti i costi, nello schieramento a tutti i costi, perché in quegli anni in Italia sembrava che potesse fare rap solo chi occupava i centri sociali, e invece Sangue Misto, Articolo 31, OTR ed altri dimostrano che così non è. La mia edizione è quella in doppio vinile nero, una buona stampa, ma essendo questo un album di culto e molto ricercato, voglio anche dirvi che differenze ci siano tra questa ristampa e quella di Tannen Records del 2018. Tannen Records, quanti bei vinili, troppi ricordi. Dal punto di vista filologico, la recente ristampa di Warner ricalca fedelmente la prima stampa del 1994, sia nell'artwork, vedasi le label dei due vinili, diverse invece dall'originale nella ristampa Tannen, sia nel packaging, visto che la prima stampa era sì su doppio vinile, ma con copertina singola, non gatefold, come nella ristampa Tannen. Per quanto mi riguarda, la ristampa Tannen, anche se non filologicamente aderente alla prima stampa, è più bella da avere tra le mani grazie alla copertina apribile, con una foto all'interno dei tre guaglioni, ed è anche leggermente superiore dal punto di vista della resa audio, in quanto un filo più brillante. Detto questo, la ristampa Warner 2024 è buona e non fa rimpiangere i soldi spesi, quindi è assolutamente consigliata a chi non era riuscito a recuperare in tempo la ristampa Tannen del 2018. Io sono il numero 0, cazzo di incidenti quando passa lo straniero. Spero, è davvero, testo oscuro, fischio la mia testa contro il muro. Sono io l'amico di nessuno, stai sicuro? Le mie mani nella pasta, la vista è impazzita, io la faccio su, ma come si mira, prendo 1000 bombe blu. Ci così anche te sei come me, bella lì, noi siamo soci nel THC. Chi ha visto il mio reportage sul Gran Galà di Padova si ricorderà della mia visita nella saletta dell'etichetta romana Birdbox Records e si ricorderà che da quell'incontro mi ero portato a casa questi due album: Romantic Dunia di Francesco Mascio e Due di Umberto Fiorentino e Claudio Quartarone. Etno, jazz, folk, celtica e world music nell'album di Mascio e chitarra jazz in quello di Fiorentino e Quartarone. Approcci ovviamente diversi, accomunati però dal gusto, dalla qualità di registrazione e dalla cura della stampa in vinile. Tutte le pubblicazioni di Birdbox Records sono numerate a mano e riportano quelle informazioni che gli appassionati più curiosi o più audiofili cercano sempre e non trovano mai, ossia la strumentazione con cui sono stati effettuati mix e master, chi ha tagliato la lacca e dove è stato stampato fisicamente il disco. Dobbiamo ringraziare il boss di Birdbox Records, Lorenzo Vella, che prima di essere un imprenditore, prima di essere un produttore, è un grande appassionato e quindi sa
quanto questi dettagli siano importanti per dare soddisfazione a chi si compra il disco. E oltre alla qualità artistica e tecnica di questi due album, sono stati quei dettagli che vi ho appena descritto ad invogliarmi a fare un giro più approfondito sul sito per sostenere questa piccola realtà che fa le cose per bene. Ho preso un CD, Diversity, di Diletta Longhi, un vocal jazz multiforme di gran classe, assai gradevole, ma la vera bomba è stata questa: Odisseia del sassofonista Cristiano Giardini. Tutto il quartetto è on fire, come si dice, ma oltre al band leader mi piace ricordare il sax alto di Paolo Recchia e la batteria di Sasha Mashin. Odisseia, quindi il riferimento è al viaggio per eccellenza, quello narrato da Omero secoli fa. Ebbene, il viaggio che ho fatto io è arrivato fino ai jazz club americani in cui si esibiva il leggendario Bird, Charlie Parker. Certi passaggi sincopati, così come quelli più delicati, mi hanno fatto tornare alla mente uno dei più grandi del jazz, e se non è un complimento questo, non so davvero cos'altro aggiungere. In chiusura posso solo consigliarvi di andare a visitare il sito di Bird Box Records, andarvi ad ascoltare l'anteprima di ogni pubblicazione, che tanto trovate lì sul sito, e poi muovervi secondo il vostro gusto. Se siete amanti del vinile fatto per bene, troverete pane per i vostri denti, e credo che poi mi ringrazierete. In attesa del nuovo album di Nada, in arrivo a primavera, ho goduto tantissimo riascoltando Tutto l'amore che mi manca, pubblicato in origine nel 2004 e che segna l'inizio della proficua collaborazione tra l'artista toscana e John Parrish. Già allora mi sembrava un gran disco, ed oggi, se possibile, lo è ancora di più, perché è inevitabile il confronto impietoso con un presente in cui il rock in senso lato è sempre più distante dalla pancia del paese. Vedasi il cast del prossimo Festival di Sanremo, che di fatto rappresenta il gusto medio italico. Ribadisco che non me lo ricordavo così bello, così intenso, così ricco di chitarre distorte e deflagranti. La capacità di scrittura e di interpretazione di Nada, invece, è quella che l'ha riportata alla ribalta nella sua terza vita artistica, e che per nostra fortuna non ha più abbandonato. Tutto l'amore che mi manca è uno degli album più riusciti dei nostri anni zero musicali, ed è un sollievo che la prima edizione in vinile suoni da paura, ed è un sollievo che il packaging sia molto curato. Pubblicazione assolutamente consigliata, anche perché il primo vinile contiene l'album originale rimasterizzato, il secondo vinile a 45 giri contiene 3 versioni del singolo Senza un perché e la ghost track della prima stampa in CD del 2004, Le mie madri, pezzone da brivido oltretutto. L'unica cosa che non mi piace è il prezzo, che nonostante tutta la bellezza dell'opera reputo un filo oltre la soglia. Tutto l'amore che mi manca, tutto l'amore che mi manca, non sai niente di me, non sai niente. Chi ha già visto il video dedicato ai miei dischi del 2024 si ricorderà della cassetta di Giuliano Sorgini, pubblicata da The Tapes. Chi non l'ha visto, quel video lo trova linkato qui sotto in descrizione. Bene, questa cassetta nasce dalla collaborazione tra The Tapes e l'etichetta romana Four Flies Records, nota soprattutto all'estero per le sue ristampe di colonne sonore di film cult della nostra cinematografia. E allora sono andato a ciacciare nel loro catalogo, e alla prima visita ho preso il bundle di Squadra Antifurto, il secondo film della saga dedicata all'indimenticabile ispettore Giraldi. La cameriera, arriva sta pizza! Musiche di Guido e Maurizio De Angelis, ovvero gli Oliver
Onions e tanti altri pseudonimi, ma indubbiamente Oliver Onions è la sigla che ancora oggi è più spesso collegata al loro successo. Vinile ambra trasparente, poster e t-shirt fotonica. Ho visto che c'è altra roba interessante e sicuramente ci tornerò. Per il momento, per ottimizzare le spese di spedizione, ho preso l'album di debutto di Chiaré, che mi ha piacevolmente sorpreso per il suo gusto retro, con un vocal jazz che a tratti si affida alla lingua napoletana per farsi ancora più musicale. Consigliato agli amanti di Pino Daniele e a chi apprezza le voci femminili educate ed eleganti, come la sua. Sono finalmente arrivati e sono ancora sigillati i vinili di Lamante, del debutto di Lamante e del debutto degli English Teacher. Chi ha visto il video dedicato ai miei dischi del 2024 si ricorderà che avevo detto che li stavo aspettando da un po', soprattutto questo. E poi, a proposito di dischi dell'anno, quali ho recuperato dalle vostre top? Bene, dalla top di Andrea ho recuperato l'album di Yaya Bey e siccome, lo sapete, sono sempre molto curioso, sono andato ad ascoltare anche il debutto e stava in offerta a 19 euro, l'ho preso al volo. Dalla top di Rino ho preso Sprecato di James Jonathan Clancy, da quella di Simone ho preso Real Life di Kinga Glick, eccolo qua, e poi da quella di Alessio ho preso l'album dei Tapir, impronunciabile. Per me è sempre un piacere scoprire cose nuove, per cui continuate a tempestarmi di commenti scrivendo qui sotto la top 3 ragionata dei vostri ultimi acquisti. Datemi un motivo per cui dovrei ascoltare quell'album, sarà utile a me e a tutta la community. Ora si guardano al volo alcuni dischini in offerta e quindi che ho acquistato anche io dalle segnalazioni che vi faccio ogni giorno sui canali Telegram dedicati alle offerte e ai pre-order più caldi su vinile e CD, e poi ci sono anche le offerte su audio e hi-fi, film, Lego e Nerd, insomma tutti i link sono qui sotto in descrizione, seguiteli per essere sempre informati sui vostri prossimi risparmi. Si va al volo, sono tutti sigillati ovviamente perché la priorità viene sempre data ai titoli che sono commentati durante il video e soprattutto alle novità più interessanti. Si parte con Cicciput di Elio e le storie tese, minimo storico, 2 LP a poco più di 20 euro, è l'album di Fossifigo e Spalmen che varrebbero da sole l'acquisto. Sinead O'Connor, album del 1994, anche questo minimo storico, ristampa dell'anno scorso a poco più di 21 euro. Arvo Part, Tabula Rasa, capolavoro del compositore estone, a 18 euro, pubblicazione ristampa ECM. Ristampa Blue Note per il debutto del sassofonista americano Joe Henderson, preso a 17 euro, credo che anche quello fosse il minimo storico. Il secondo album di Fever Ray, che conosciamo dai tempi dei The Knife con suo fratello, secondo album, 19 euro anziché 33 euro, prezzo più basso dopo da oltre 3 anni. Penultimo album del duo elettronico americano Odessa, che i più assidui del canale hanno imparato ad amare con me, a 19 euro, doppio vinile. Live del 1971 di Neil Young, poco prima che registrasse il suo capolavoro Harvest del 1972, e infatti alcuni pezzi sono anche qui dentro in versione acustica. Perturbazione con Nada e Alessandro Raina che eseguono dal vivo la buona novella di Fabrizio De André, preso a 14 euro, però è sceso anche un pochino più in basso. Doppio vinile per questa band di culto afrobeat americana, 8 euro, anzi 7,99. Album del 1977 da ascoltare poi a quel prezzo, doppio vinile. Sad Lovers and Giants, ristampa Spittle dell'album del 1986, una chicca dark wave che consiglio a tutti gli amanti di quelle sonorità e anche dei Joy Division. Troveranno veramente qualcosa di imprevisto, sconosciuto quasi, di culto, e che
gli garberà. Poi ristampa, anzi prima volta in vinile, per il penultimo album di Lucio Dalla, Il contrario di me, doppio vinile a poco più di 20 euro, anche questo è il minimo storico. Questa non era un'offerta, ma vi ho segnalato che tornava disponibile la ristampa rimasterizzata di Un uomo in blues del grande Pino Daniele, album originariamente pubblicato nel 1991 e aperto dal singolone incredibile O Scarrafone, che è ogni scarafone è bella mamma soia. Raccolta dedicata ai grandi successi del trombettista italiano Nini Rosso, doppio vinile a poco più di 15 euro, quindi prezzaccio. Nini Rosso, famosissimo durante gli anni 60, anche un pochino negli anni 70, talmente famoso da fare anche qualche musicarello, come faceva Gianni Morandi, eccetera, eccetera. Raccolta dei più grandi successi eseguiti dal vivo da Marvin Gaye a 19 euro e qualcosa. Questa l'ho presa a novembre forse, quando era andata sui 22 euro, la ristampa per il 30° anniversario della colonna sonora di The Bodyguard. C'è scritto anche qui la colonna sonora più venduta di sempre. Durante le feste mi sono rivisto questo film che non vedevo dall'epoca, uscì nel 92, nel 93, non ricordo di preciso. Comunque gli anni 90 erano gli anni di Kevin Costner dal punto di vista cinematografico, grande voce, Whitney Houston. Poi mi sono guardato anche il documentario dedicato a lei, alla sua vita, il biopic, che insomma non mi ha garbato granché, però mi sono ripromesso di acquistare tutto di Whitney Houston e ho recuperato questo, il primo che è andato in offerta dopo il mio fioretto, preso a 19 euro. Questa è la ristampa del terzo album pubblicato nel 91, vado a memoria, non mi ricordo. Doppio vinile a 13 euro e qualcosa per i Jaga Jazzis, The Styx per il ventennale della pubblicazione originaria, insomma doppio vinile colorato. E poi c'è questo cofanetto segnalato più volte in realtà, ma ho preso solo recentemente, a 30 euro, dedicato alla grande Caterina Caselli, casco d'oro della canzone italiana, oggi grande produttrice. 30 euro per 2 CD triplo vinile, un 45 giri, un poster esclusivo, un book con la storia della sua carriera dell'artista. 30 euro. Insomma, io vi consiglio, poi fate voi, però io vi consiglio di seguire i canali Telegram per risparmiare sui vostri prossimi acquisti. Ogni scarafone è bella mamma so. Accidenti a questa nebbia. Tesa Andrea Laura. Questa lega è una vergogna. Noi crediamo alla cicogna e corriamo da mamma. Tra la marea di roba che esce ogni settimana, nessuno purtroppo si è accorto della nuova ristampa di Heart Shaped World, il terzo album di Chris Isaak, pubblicato in origine nel 1989 e passato alla storia per il singolone Wicked Game e il relativo iconico videoclip che ancora oggi fanno vibrare più di un cuoricino. È un peccato che Chris Isaak sia sempre stato poco considerato in Italia, perché non ha sbagliato chi lo aveva individuato come l'erede spirituale di Roy Orbison ed Elvis Presley. Voce e physique du rôle non gli sono mai mancati. Questo poi è un signor album, ma ce ne sono altri belli, tipo i due venuti dopo di questo. Prima volta in vinile per Mondo di Luca Carboni, pubblicato in origine nel 1995, a 3 anni di distanza dal clamoroso successo di Carboni, un album trainato dai singoloni Ci vuole un fisico bestiale e Mare Mare. Anche Mondo contiene almeno 2 canzoni coi fiocchi, inno nazionale e Non è, che sa di reggae ed ennesimo tormentone estivo. Questa è l'edizione autografata pubblicata insieme a gran parte della discografia del cantautore bolognese per festeggiare i 40 anni di attività. Buona la resa audio e buono il prezzo di vendita. Per me Carboni è uno di quegli autori che c'è sempre stato fin dagli anni adolescenziali, non è mai stato tra i miei preferiti, però l'ho sempre ascoltato con grande piacere, come questo album. E anche questo, tanti altri.
Insomma, quasi tutti, via. Nel video dedicato ai miei ultimi acquisti hi-fi Audio Tecne Nerd, linkato in descrizione, vi ho mostrato al volo, è sempre sigillata, la ristampa della colonna sonora di Inferno, presa sull'onda dell'entusiasmo dell'ottimo documentario sul maestro dell'horror Dario Argento, Panico. Sono convinto che anche voi seguiate dei collegamenti nei vostri acquisti, dei richiami veri o immaginari, ossia solo vostri, richiami, collegamenti tra un'opera e un'altra. Questo per dirvi che non mi sono fermato ad Inferno, ma ho proseguito nel recupero delle colonne sonore dei film di Argento che mi stuzzicavano di più, ossia quelle firmate dai Goblin, vista l'importanza dell'uno nella carriera dell'altro, nel senso che senza le musiche dei Goblin Profondo Rosso e Suspiria non sarebbero la stessa cosa, e senza la fama di quei due film la musica dei Goblin sarebbe sicuramente arrivata a molte meno persone. Quindi ok, questi due titoli sono imprescindibili sia dal punto di vista cinematografico che musicale, ma c'è altra roba bella, come la colonna sonora di Zombie, film di Giorgio Romero del 78, sceneggiato da Argento. Nel 1980 abbiamo già visto, c'è Inferno, a cui le musiche sono di Keith Emerson. Nel 1982 c'è la colonna sonora di Tenebre, dove i Goblin non possono mettere il nome in copertina per questioni discografiche di contratto, e quindi ci sono i cognomi dei componenti della band. E poi, anche se non interamente composta da loro, c'è l'ultimo sussulto dei veri Goblin, Fenomena, e è curioso che coincida anche con l'ultimo capolavoro di Dario Argento. Queste mi sono arrivate proprio in questi giorni, infatti vedete che sono sempre sigillate, non ho ancora avuto modo di ascoltarle, di vedere come sono fatte, però insomma vi volevo far vedere cosa avevo preso a partire da un documentario. Mannaggia a me quando l'ho guardato. Chi mi segue da un po' sa del mio amore per il Litfiba e di quanto io apprezzi lo stile chitarristico di Guigo Renzulli, da molti sottovalutato perché ritenuto poco tecnico, mentre in realtà è proprio questo suo non tecnicismo esasperato a renderlo unico e inimitabile. Renzulli infatti ha sempre preferito esaltare la musicalità dello strumento, metterlo al servizio della canzone anziché prenderla in ostaggio, e devo dire che ci è riuscito spesso e volentieri. Senza dubbio ci riesce anche in questa sua seconda parte di carriera, in cui porta avanti il progetto Novox, che come fa intuire il nome non prevede la presenza di una voce, di un frontman cantante. Il nuovo album Dizzy arriva a 3 anni dallo splendido live al Casaba, purtroppo solo in CD, spero in una riedizione in vinile. Per quanto mi riguarda ho particolarmente apprezzato i brani in cui compare il sax di Chris Pacini. Hermosa è da brividi. Se già amate lo stile di Ghigo, compratelo al volo perché non vi deluderà. Buona la stampa su doppio vinile nero con copertina apribile e grafica curata da Fabio Galavotti, responsabile di alcune delle più belle copertine dei Litfiba e non solo. Unico appunto che devo fare a questa edizione riguarda la scelta di utilizzare delle inner sleeve di carta semplice, davvero tristi, che male si sposano a un'opera invece che è piena di vitalità. Anche se non all'altezza dei precedenti Persona e Noi, Loro, Gli Altri, col nuovo album È finita la pace, Marrakesh si conferma una voce solida e autorevole del rap italiano, una delle più solide e autorevoli, nonché uno dei pochi contemporanei nel suo genere a convincermi davvero. Questo perché, oltre al senso per la melodia, ha un bel flow, sa scrivere e non ha problemi a parlare delle sue paranoie più pese,
così come di disillusioni e dipendenze. La bolla in cui è rinchiuso in copertina e che poi ritorna nei testi dell'album è quella causata dalla società di oggi, che ci ha reso tutti raggiungibili in un istante, ma in realtà ci ha trasformato in esseri soli, ego riferiti, in perenne conflitto con la nostra ricerca di identità. Quindi sì, il pregio di È finita la pace è di osservare, riportare e criticare la realtà di oggi senza ipocrisie. Musicalmente non spacca come i 2 album precedenti, ma è comunque un album importante, anche solo per aver campionato Ivan Graziani. E a me piace anche il campionamento dei Pooh sanremesi, quelli di Uomini Soli del 1990, troppi ricordi. Molto buona l'edizione in vinile dal punto di vista della resa audio, sufficiente, discreta dal punto di vista del packaging, non c'è niente comunque di negativo da segnalare. Triste come me. È finita la pace, finita. Ve l'ho già detto, vero, che Umberto Maria Giardini è uno che chiacchiera poco e produce tanto. E difatti, oltre all'esordio del progetto Sorelle Gemelle lasciate in castigo, che è finito tra i miei dischi dell'anno scorso ovviamente, nella seconda metà del 2024 sono arrivati prima l'EP Dio come alibi, in compagnia di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, anche questo super consigliato, e poi a finire dell'anno l'EP del nuovo progetto Selva Oscura. 6 brani belli potenti in cui il quartetto guidato da Giardini viaggia tra hard rock, stoner e psych senza soluzione di continuità, confermando quanto di buono vi ho sempre detto sul suo conto. È insomma uno di quegli artisti per cui so di andare sempre sul sicuro. Consigliato a chi segue Giardini, a chi ha apprezzato il suo Forma Mentis del 2019, nonché i primi Queens of the Stone Age. Purtroppo solo 6 brani che però valgono di più di tanti altri dischi completi che beneficiano di grandi uffici stampa alle spalle. Bomba! Ecco qua alcuni dei CD acquistati ultimamente e alcune delle cassette che ho recuperato. Se volete un video dedicato esclusivamente ai miei ultimi acquisti in CD, iniziate il commento con hashtag CD, come vedete scritto qui sotto, e se volete lo stesso video dedicato solo ai miei ultimi acquisti in cassetta, commentate o iniziate il commento con hashtag K7, ossia cassette. Questi sono alcuni dei miei ultimi acquisti usati che ho recuperato sul bazar di Der Tapes, il grande Sergio Caputo con Lontano che vai, una raccolta della RCA, i cantautori, con Gino Paoli, Sergio Endrigo, Giorgio Gaber, Bruno Lauzi, insomma il meglio di quegli anni. Bella, come mi garbano questi font, questi artwork vintage a proposito di nostalgia. E questo è Miserere di Zucchero. Ma ripeto, queste sono solo alcune delle cassette che ho preso negli ultimi mesi e qui ci sono i CD. Questo qui l'ho segnalato proprio pochi giorni fa sul canale Telegram dedicato alle offerte e ai pre-order in CD. Pensavo di avercelo anche io, in realtà avevo solo una cassettina registrata da un amico, il debutto dei Kula Shaker K, preso a 2,99 €. Mi è arrivato con il cellophane un pochino aperto, ma chi se ne frega, a meno di 3 euro. Questo qui, il comeback special dei The. Purtroppo ho messo male l'adesivo, proprio lo faccio vedere, ecco qua, il solito mediabook che abbiamo visto anche nell'ultimo album dei The, doppio CD, perché ho preso il CD perché in vinile costava un pochino troppo. Questo è praticamente il ritorno sulle scene di Matt Johnson con il live alla Royal Albert Hall, assolutamente consigliato, perlomeno l'ascolto. Questo
3 CD a 3,99 € con il meglio dei Village People, Best dei Pokes, la band di Shane McGowan, preso a 4,99 € se non sbaglio. Questo non l'ho preso in offerta, ma si lega a quello che dicevo sui miei prossimi acquisti dedicati alla grande Whitney Houston. Questo qui in vinile non credo che ci fosse, o se c'era costava troppo, ecco perché l'ho preso in CD. Ci sono tutte le sue più grandi performance dal vivo, sono 16 canzoni. Si parte proprio dall'inizio della sua carriera con la partecipazione al Merv Griffin Show nel 1983, la sua prima apparizione televisiva, grande Whitney. E poi si chiude in bellezza con un po' di black metal fiero italiano, ossia alcuni dei CD freschi di ristampa dei Frangar, per chi appunto ama il black metal italiano, italico, tutte edizioni numerate che potete trovare tramite l'etichetta Darker Than Black Records, e cercate su Google e poi vi viene fuori lo shop dove acquistare questi CD. Mi raccomando, se volete i video su CD e cassette, commentate qui sotto con gli hashtag che vi ho detto prima. E poi sapete che la curiosità mi tiene in vita, e quindi sono curioso di sapere qual è la percentuale di dischi vostri che acquistate, nuovi e vecchi, o meglio, su 10 dischi che vi portate a casa, quanti sono di roba che esce oggi, contemporanea, e quanti sono di roba del passato, che siano ristampe o prime stampe, non so, del 72, dell'83 e così via. Su 10 dischi, quanti sono roba di oggi, quanti sono roba di ieri? 7 a 3, 70%, 30%, insomma, scrivetelo come volete, però fatemi sapere sinceramente qual è la percentuale di contemporaneo, odierno e passato di ieri, qui sotto nei commenti. È vero che gli smartphone ci hanno peggiorato la vita semplificandola, ma è anche vero che a volte possono rivelarsi utili, come quando stai guardando un film, senti un pezzone e vai alla ricerca del telefono per far partire Shazam. Puntualmente il telefono non è nei paraggi, è sotto il divano, è silenzioso, e quando finalmente lo trovo e apro Shazam, la musica sta sfumando, riniziano i dialoghi e io devo tornare indietro nel film. Vabbè, sicuramente succede anche a voi, vero? Spero. Ultimo Shazam grandioso che mi ha fatto frugare nei minuti finali di End of Justice, Nessuno è innocente. Non un filmone indimenticabile, ma Denzel Washington fa sempre il suo. Insomma, a un certo punto, se non sbaglio verso la fine, parte sto pezzone Psych Soul e io penso, ma che è sta bomba? Quindi prendo Shazam quando riesco a trovare il telefono e tac, cosa mi viene fuori? Questo qua. Il pezzone è Time Has Come Today dei The Chambers Brothers, mai ascoltati prima d'ora, album del 1967 intitolato The Time Has Come, che contiene una manciata di cover ben eseguite, sempre con l'approccio soul prima maniera tipico del periodo, impreziosendolo qua e là con un tocco psichedelico e psichedelia che si fa invece dilagante nella finale Time Has Come Today, quella che vi dicevo prima, che con i suoi 11 minuti giustifica da sola l'acquisto per quantità e qualità. Andatevela ad ascoltare e ditemi se non vi fa esplodere il cervello. 1967. Tra i pochissimi per cui non è improprio l'accostamento al colosso di Demetrio Stratos c'è John De Leo, noto soprattutto per i dischi pubblicati con i Quinto Rigo, e proprio la formazione originaria è attualmente in tour per celebrare i 25 anni dell'esordio Rospo, vincitore all'epoca della Targa Tenco come migliore opera prima, e del secondo album grigio
pubblicato nel 2000 è anche il mio preferito. I Quinto Rico sono stati anche a Sanremo in quegli anni, raccogliendo delle belle soddisfazioni, anni in cui l'appassionato italiano era ancora curioso e volenteroso di scoprire qualcosa che andasse al di fuori della propria comfort zone, non ancora anestetizzato dai reel da 60 secondi, anni in cui nel nostro paese l'industria musicale aveva un minimo di interesse per la qualità e non guardava il numero di followers. Entrambi sono stati stampati per la prima volta in vinile in una veste più che dignitosa, con una buona resa audio e un buon prezzo, e questo mi fa molto piacere. Ne avevo parlato qualche anno fa proprio con John De Leo e spero che prima o poi quella ed altre interviste vedano la luce sul canale. Purtroppo il tempo è sempre tiranno. Per chiudere, tornando sul discorso della qualità, da questi due album emerge in modo lampante l'eccezionalità di una proposta che negli anni del rock schitarrato portava sì l'attitudine rock, ma con archi e fiati, sostanzialmente sax, e poi la voce di John De Leo, che già di suo è strumento possente, e da qui l'accostamento all'indimenticabile frontman degli Area. E allora, perché poi sono scomparsi? Dopo un terzo album ignorato da molti, le strade si separano per punti di vista divergenti sul futuro da dare alla band. Quindi Quinto Rico e John De Leo hanno proseguito le loro rispettive carriere, però senza mai il clamore e i risultati degli album composti insieme, soprattutto i primi due. Visto che adesso possiamo ascoltarli nuovamente su un supporto fisico, tra l'altro ben riuscito, e che stanno suonando in giro, vediamo di dargli l'attenzione che meritano, prima di considerarli grandi artisti di culto quando non ci saranno più. Siamo veramente i peggiori. I tuoi occhi, Angelina, non guardarmi così, bramano le tue labbra di vita. Dopo i 3 interessanti album con gli Ophelia Adorme, questo è l'ultimo del 2017, e quello condiviso con Vittoria Burattini dei Massimo Volume, Francesca Bono debutta da solista con Crumpled Canvas, prodotto niente po' di meno che da Mick Harvey, già membro di Birthday Party e dei più noti Bad Seeds, la band di accompagnamento di Nick Cave. Come per gli Ophelia Adorme, il territorio è quello del dream pop e di certo indie rock intimista. E come per gli Ophelia Adorme, il talento della Bono è lampante. Non è un disco che si apprezza al primo ascolto e non è neanche il disco strano, sogno bagnato di molti recensori, piuttosto è un disco onesto che mi sento di consigliare a tutti gli amanti della band di provenienza, dei Blonde Redhead e di un certo sentire alternative. Quando trovo un talento italiano così grande, con il cantato in inglese mi dispiace sempre un po', perché ne limita molto la fruizione e la diffusione. Però è anche vero che oggi ormai non c'è più la curiosità e soprattutto la voglia di dedicare del tempo a qualcosa che non si conosce. Le live sessions di Vinilicamente sono solo l'ultima delle prove lampante di quanto sto dicendo. Quindi alla fine, cara Francesca, fai bene così a cantare in inglese. We'd have excuses now, a smile, a lonely touch. You'd never falter and be. E quindi i ricordi sono così potenti? La nostalgia canaglia vince sulla fatica della scoperta del nuovo? Non è un caso che molte band utilizzino la scusa della celebrazione dell'anniversario di un disco importante per andare in tour e fare cassa. Non c'è niente di male, anche perché nessuno obbliga il fan con una pistola alla tempia ad acquistare il biglietto della rimpatriata, però è anche vero che preferiamo cullarci nel ricordo di qualcosa che ci ha fatto stare bene in passato, piuttosto che investire del tempo nella ricerca e soprattutto nell'ascolto
di qualcosa non ancora codificato. E questa nostra nostalgia perenne le case discografiche l'hanno intercettata benissimo. In sleeve per bene no, ma questa quando c'è da fa cassa sì. Tant'è che investono più risorse nelle ristampe di album già famosi, già amati, che non in nuove pubblicazioni di band o artisti emergenti. E non perché non ci sia musica nuova valida, piuttosto negli ultimi 20 anni almeno è cambiato il nostro approccio alla musica, gli dedichiamo meno tempo e meno attenzione. L'appassionato è diventato più pigro, anche perché tempestato ovunque da contenuti che non riesce ad afferrare, non li riusciamo ad afferrare. Abbiamo sempre la sensazione di non avere tempo, ma la realtà è che non ce lo concediamo quasi mai, o mai. E poi va considerata la responsabilità di chi parla e scrive di musica, professionalmente o no, che per tentare di risvegliare il nostro interesse sopito si inventa capolavori che non esistono. E questo naturalmente confonde l'appassionato, che si rivolge a quelle testate cartacee o web per avere una guida e ottiene spesso dei comunicati stampa mascherati da recensioni. D'altro canto, devo anche dire che non ho mai creduto all'adagio che vuole che la musica di oggi faccia schifo. Da quando ho memoria ho sempre trovato roba nuova, interessante e stimolante ogni anno, e da quando ho memoria ho sempre trovato le generazioni precedenti lamentarsi della musica delle generazioni successive alla loro. È sempre stato così e sempre così sarà, ma questo non significa che sia vera la mancanza di roba nuova interessante. A mancare piuttosto è la voglia dell'appassionato di scoprire roba nuova, in parte giustificato dalla mole inesauribile di contenuti, per cui piuttosto che buttarsi nel nuovo senza una bussola preferisce guardarsi indietro. In parte l'appassionato che si è impigrito si legittima da solo al pensiero che la musica valida sia solo quella che ascolta lui, e a conferma di quanto dico ci sono le statistiche di questo canale che dimostrano in modo lampante quanto interessi più il vecchio rispetto al nuovo, tant'è che nello skip selvaggio che ormai caratterizza i contenuti lunghi vengono saltati proprio i momenti in cui si parla di dischi non conosciuti. È troppo faticoso. È molto più semplice sentire se l'opinione di chi parla dell'ultimo disco che abbiamo acquistato corrisponda alla nostra opinione o meno. Se siamo d'accordo con una frase, magari continuiamo a guardare, facciamo anche i complimenti, complimentandoci in realtà con noi stessi, a riprova del fatto che, come la musica che ascoltiamo, anche la fruizione del contenuto in cui si parla di musica non è più dettata dalla ricerca del confronto, ma dal bisogno di conferma di noi stessi. E i nostri ricordi sono la cosa più sicura che abbiamo e dove ci rifugiamo senza temere l'ennesima fregatura dall'ennesimo presunto capolavoro. Ovviamente non ho la soluzione, anzi, credo che la situazione andrà peggiorando progressivamente e sempre più velocemente, però non si può neanche far finta di niente e non si può instillare la curiosità a forza in chi non ha più voglia di sondare l'ignoto. Che la musica di oggi non rega il confronto col passato è solo una scusa per stare in pace con noi stessi nella nostra comfort zone. Io da sempre cerco di ascoltare e riascoltare un po' tutto, ma non perché sono bravo, cosa me ne frega, solo perché mi sono sempre divertito così, a farmi venire il magone per un disco della mia adolescenza e a farmi sorprendere da qualcosa che non ho mai ascoltato o capito. E poi ribadisco quanto già detto anche nel video dei miei dischi del 2024. Impossibile definire capolavoro qualcosa che esce oggi per il semplice fatto che abbiamo bisogno di molto tempo per assimilarlo e storicizzarlo. Dischi che in passato alla loro uscita sono stati snobbati, oggi vengono universalmente riconosciuti come capolavori. Ma fatemi capire una cosa, i contemporanei di Nick Drake erano più fessi di noi? Perché non si sono accorti del suo genio se i suoi dischi erano così clamorosi? Perché la stampa specializzata dell'epoca non si è accorta di quanto fosse bello
Pink Moon. E di sicuro nel 1972 non c'era ancora lo streaming, non eravamo stati ancora invasi. Streaming, che è una splendida risorsa che ci ha illuso di darci tutto quello che volevamo e invece ci ha tolto le parti più belle: la curiosità, la ricerca, la selezione, l'ascolto attento. Bisogna anche aggiungere che l'appassionato medio italiano si lamenta a prescindere, sostiene che non c'è musica italiana di qualità e quando gli viene proposta si gira dall'altra parte, fintanto che quella musica non è stata canonizzata dalla TV e dai media generalisti, quegli stessi media che l'appassionato dice di schifare, ma poi segue come un caprone quando si accorge che si è perso qualcosa che gli sarebbe piaciuto se solo gli avesse dedicato del tempo. La musica è sempre lì, è sempre qui, sempre pronta a farci stare bene, a farci viaggiare, ma noi dovremmo metterci del nostro. A presto e buoni ascolti.